Presented by Gioconomicon.net. Devi morire perché hai fatto un fallimento totale. Insomma, è un elemento, è un gioco. Allora, però l'altro aspetto, l'altro versante invece è tipicamente sociologico, cioè il concetto di capitale sociale. Cioè ognuno di noi ha un capitale sociale, gli deriva dal carisma, gli deriva dai rapporti che ha, gli deriva dai soldi che ha, gli deriva da tante cose, dall'istruzione che ha. È chiaro che se non c'è di mezzo qualche altra cosa, finisce per prevalere quello che è più bravo per un bagaglio che ha. No? E questo invece deve essere smussato all'interno soprattutto di un gioco di ruolo, che non ha come scopo di vincere nessuno. Chi vince? Nessuno, non vince nessuno. Quindi il tiro del dado non serve esattamente questo. Allora, il terzo punto, che credo sia abbastanza rapido da risolvere, così poi ci sono le domande vostre, un altro quarto d'ora le vostre domande, ma è difficile qua giocare. Cioè uno guarda e dice ma ce la farò a giocare questo. Allora, io personalmente non metterei shock e fiasco in mano a chi non ha proprio mai giocato. Però, adesso questo lo diranno loro, ma lo anticipo io, do it, fallo. We assume when we design these games, that if somebody wants this particular experience, then they'll play this particular game. And next week, if they want something else, if they want romance, they're probably not going to play shock unless they want a tragic romance. Quindi il presupposto di base quando creano questi giochi è che si premette che i giocatori vogliano un determinato tipo di esperienza e che stia anche benissimo il fatto che una sera vogliono giocare per dire a shock e la settimana dopo magari giocare una storia d'amore e non useranno shock a meno che non vogliano una tragedia. What that means is that people can get better at the game over time, but the game has to be written in such a way that somebody's excited about the game and can sit down and play with people that evening. You open up the book and on page 1 it tells you what to do before you go to page 2. E quindi questo significa che sì, col tempo si può imparare ovviamente a giocare meglio il gioco, però che i testi stessi sono scritti in modo tale che una persona possa mettersi lì con gli amici, una persona che ha voglia di giocare al gioco e apra la prima pagina e lì ci sia scritto cosa deve fare per far giocare gli altri. There are some assumptions built into that, and one of them is that the people who play are going to be engaged and motivated and want to be doing what they're doing. Ci sono alcune cose date assunte per scontate con questi giochi, cioè che le persone che saranno coinvolte vogliono giocare a quel gioco, sono interessate e ci metteranno impegno e volontà per divertirsi. And I don't know if it's a benefit or a hindrance, but with a game where you're distributing authority, where there's no central GM, nobody can be lazy. Yeah. Everybody has to be creative and contributing for it to be a success. Non so se sia un pregio o un difetto, dipende un po' da chi lo guarda, ma nei giochi in cui non c'è un game master nessuno può essere pigro, tutti devono metterci del proprio e contribuire all'energia, allo svolgimento del gioco. I was asked when I designed Shock, what happens to players who are less engaged? And my first answer was, go do something else. Yeah. Mentre stavo lavorando a Shock mi hanno chiesto cosa succede a un giocatore che non è interessato, che non sta seguendo il gioco, e la risposta è stata vai a fare qualcos'altro. And later on I realized that some of those people are afraid of being able to contribute meaningfully. Mm-hmm. And there is a rule that there are audience members who can contribute, and they, without investing too much, they can contribute when they have something to invest. And I've seen very, very quiet people be able to contribute in a way they wouldn't be able to otherwise. Poi col passare del tempo mi sono accorto che in realtà alcune persone non partecipano perché hanno paura di portare del proprio, ed è per questo che in Shock ci sono delle regole per il pubblico in cui ha visto anche delle persone molto timide dare un contributo significativo alla partita. There's a particularly elegant mechanic in a game called Primetime Adventures
which has a fan mail. And the way that game works, if the fan mail isn't flowing, the game grinds to a halt and you know it's time to go watch a movie. Si dice, c'è una meccanica molto intelligente per vedere sul campo questa cosa. In avventure in prima serata c'è la fan mail. Se in una partita si vede che la fan mail non gira e il gioco tende naturalmente a incastrarsi, dice forse è il segno più evidente che è il momento di andare a vedersi un film invece di continuare a insistere. And I don't know how shock feels in this way, but I'm sorry, I don't know how fiasco feels in this way, but shock is designed to make science fiction, and if you're not there to do that with everything you've got, it's not to simulate something, it's not to reproduce science fiction, it's to make it creatively. Adesso non so se fiasco funziona più nella stessa maniera, però per quanto riguarda shock, se le persone al tavolo non sono lì per creare della fantascienza, non per ricrearla, per crearla da zero, il gioco non funziona. Yeah, and Fiasco is the same way. It's a very much more focused experience, and if that's not the kind of experience you want, then it's the wrong game. Sì, anche Fiasco funziona in maniera simile, anzi forse addirittura più focalizzato, ha uno scopo ben preciso. Se non sei lì per quello, per fare quella cosa, quell'attività, per creare quel tipo di esperienza, non funziona. Allora, poi vengo a voi. Allora, nessuno può essere pigro. Allora, sicuramente a tutti, perlomeno ai giocatori, ma anche allora, è noto che il master, essendo al centro dell'attenzione, può anche masterizzare, e io l'ho fatto per 9 ore di seguito, perché riceve da tutti i flussi di informativi, no? L'attenzione, eccetera. Quindi anche se sei stanco, sei lì che hai l'adrenalina in corpo. Ma in tutti i gruppi di gioco, ed è capitato al master, e a me che faccio prevalentemente il master, ogni tanto di vedere qualcuno che... Ecco, poi no, questo non può succedere qui, perché è distribuita l'attenzione, altrimenti non funziona. Bene, allora veniamo alle vostre domande. Okay. Please ask us questions. We want to talk to you, have a dialogue. Sono venuti apposta, fino in Italia. Allora, chi è che va con il microfono? Ho una curiosità personale riguardo al livello di complessità che si riesce a raggiungere con le storie che vengono narrate in Shock e in Fiasco. Questo perché quando io masterizzo, generalmente, se preparo una campagna, mi aspetto di impiantare sin dall'inizio della campagna una serie di scene o eventi che mi servono per il suo sviluppo, particolarmente dal punto di vista dell'aspetto dei colpi di scena. Come si riesce in un gioco di ruolo che visibilmente riesco ad associare ad una recita a soggetto in cui tutti hanno la stessa porzione di importanza nella sua narrazione, a creare uno shock, un colpo di scena nei confronti degli altri giocatori? Soprattutto, come si può pianificare questo all'interno di una serie di avventure? You don't. The most surprising thing is the thing that surprisingly needs to happen now. Right? Yeah. Do you understand? No. The most surprising thing is the Surpresa. The most surprising thing is the thing that unexpectedly happened right now. Quindi la cosa più sorprendente è quella che avviene in questo momento in maniera inattesa. And so if you've planned it out beforehand, you don't know what's going to be happening at that now, in the future. E quindi se è stata pianificata in anticipo, non sai che accadrà in quello specifico momento. And so in a game of shock, there's somebody whose job it is to come up with surprises for one person. In una partita di shock c'è una persona il cui ruolo è quello di preparare delle sorprese per un'altra persona, dei colpi di scena. So if
Everyone's doing that for someone else. Yeah, so if you, Tutti lo fanno per qualcun altro. so you and I and Jason are playing, Quindi se siamo tu, io e Jason che giochiamo, it's my job to surprise you, it's your job to surprise Jason, it's Jason's job to surprise me. io dovrò sorprendere te, Jason dovrà sorprendere, no, tu dovrai sorprendere Jason e Jason dovrà sorprendere Joshua. So you have somebody whose job it is, and when it's not my turn to do that, I'm thinking up how to do it next scene. E quindi siccome questa cosa è distribuita, quando non è il mio turno, posso pensare a come sorprenderti la prossima volta. My answer for Fiasco would be very similar. Talking about theatrical improvisation, I think, is apt. Yeah. There's a piece of that you'll benefit from if that's something you know and are comfortable with, because you're thinking about how to surprise people. La mia risposta per Fiasco in realtà è molto simile. Parlare di recita di improvvisazione teatrale è rilevante, perché in effetti ci sono meccanismi simili. Quando non sei tu il centro della scena, pensi sempre anche a come sorprendere il resto dei tuoi compagni di gioco nella prossima scena. Capito? Prego. Salve, io non ho ancora avuto occasione di vedere né Shock né Fiasco, ma ho voci almeno su Shock che dicono che, come in altri giochi della scena indie New Wave, le storie tendono ad essere separate. Molti giocatori sono abituati invece a giocare in gruppo, per quanto questo porti spesso a situazioni paradossali, a scuse per tenere insieme i personaggi. In che modo viene gestita in qualche modo la coesione dell'immaginario del gruppo? In che modo gli si fa sentire di giocare insieme, per quanto si stia giocando storie separate, e come funziona anche in Fiasco eventualmente? So when it's your turn and my turn, Jason's making stuff up that fits, and that becomes part of the world, that becomes our Bible. E quindi mentre stiamo giocando a Shock, antagonista e protagonista, Jason può aggiungere degli elementi del mondo, dell'ambientazione, And that becomes our Bible. e diventano fatti. So our stories aren't necessarily happening in the same place. Our characters don't necessarily know each other. It might not even be happening at the same time, but we're always listening. Quindi anche se non siamo nello stesso posto, i nostri personaggi magari non si conoscono, forse non siamo neanche nello stesso momento di tempo, però stiamo comunque ascoltando tutti gli altri. And sometimes we're all together in the same place and we're each other's antagonists. Oppure siamo magari nello stesso posto ma siamo antagonisti. It's much easier for me to answer for Fiasco because the story you're telling is very tightly intertwined. Every character at the table has a visceral relationship with the other characters. Per Fiasco la risposta è molto più semplice, perché tutti i personaggi al tavolo sono strettamente legati, ognuno ha un legame forte, viscerale con almeno i due giocatori che gli sono ai lati. E la storia che si crea è naturalmente estremamente intrecciata e legata. I personaggi di Fiasco non sono mai distanti. And you can play tricks with time, Puoi fare trucchi con spostamenti nel tempo, or with space. o nello spazio. The characters don't need to be connected, but the story that you're creating together is all about this very tight group of people and what's happening to them. Quindi i personaggi potrebbero